Salve a tutti! Oggi voglio provare a fare un esperimento, ovvero voglio provare a realizzare degli induttori con un nucleo in ferro. Quindi non andando ad utilizzare della ferrite, ma bensì del classico ferro che si può trovare da qualsiasi ferramenta, quindi non lamellato, un bel pezzo di ferro intero. Ora, perché voglio fare questo esperimento? Se mi fossi chiesto perché non si usa il ferro per realizzare i nuclei degli induttori, diciamo che la risposta a questa domanda è nota ed è di facile reperibilità, ovvero perché presentano delle elevate perdite a causa del fenomeno dell'isteresi e delle elevate perdite a causa del fenomeno delle eddy current. Quindi se un induttore con un nucleo in ferro lavorasse ad alte frequenze e ad alti ripple di corrente, quello che succederebbe è che in pratica il nucleo diventerebbe incandescente. Ora, la domanda che mi sono posto però è un'altra. Com'è che si comporterebbe un induttore con un nucleo di ferro se lavorasse in CCM, ovvero in Continuous Conduction Mode, con un delta I, quindi un ripple di corrente davvero molto basso? In teoria, in questa situazione non si dovrebbero presentare perdite nel nucleo dell'induttore. Infatti, anche se lavoriamo a frequenze molto alte, se il ripple di corrente è bassissimo, in pratica non si ha variazione del campo magnetico all'interno dell'induttore e quindi non si vengono a generare questi due fenomeni descritti sopra. Quindi, in teoria, seguendo questo ragionamento, la risposta che si potrebbe dare a questa domanda è che in effetti in queste condizioni si potrebbero utilizzare dei nuclei in ferro per gli induttori. Però, ovviamente, l'unico modo per dare una risposta certa a questa domanda è quella di andare a fare un test. Sono andato quindi ad avvolgere del filo su questo nucleo di ferro, che in pratica sarebbero delle semplici barre forate della lunghezza di circa 20 centimetri, e il valore di induttanza misurato è di circa 200 microhenry. Ora, quello che ho intenzione di fare è andare a testare questo induttore sulla scheda mezzoponde che abbiamo costruito. Quindi salirò a una frequenza di circa 150 kHz e attraverso l'oscilloscopio andrò a vedere che forma d'onda avrà la corrente che scorre nel circuito LC. È quello che mi aspetto di vedere se il ragionamento che è stato fatto è corretto, è un andamento lineare per bassi ripple di corrente. Ecco qui il setup di misura. Questa è la scheda mezzoponde e in uscita sono andato a montare l'induttore con il nucleo di ferro. Ho già posizionato la sonda sullo shunt di corrente del mezzoponde e quindi adesso vediamo quello che succede. Ecco qui la forma d'onda sullo shunt di corrente. Quindi sto pilotando il mezzoponde alla frequenza massima di 150 kHz con un duty perfettamente del 50%. E come si vede, sull'induttore il ripple di corrente varia da un valore positivo di 0,5 A a un valore negativo di
meno 0,5 A. Infatti siamo a 50 mV di visione e lo shunt di corrente è di 0,2 ohm. Ora passiamo all'analisi di quello che sto vedendo e posso dire che non mi piace per niente, per diversi motivi. Il primo è che l'andamento non è assolutamente lineare. Infatti si può vedere che in questo punto parte con derivata maggiore e pian piano che il valore della corrente aumenta, la derivata tende a diminuire, quindi la curva si appiattisce. Il secondo è che c'è un'evidente discontinuità sull'andamento della corrente, cosa che in un induttore non dovrebbe mai succedere. Infatti, quando arriviamo al valore massimo positivo di corrente, abbiamo che quando il mezzoponte switcha, subito si passa a un valore 0 per poi continuare ad aumentare verso il valore negativo. E questa è una cosa abbastanza grave. In pratica sta simboleggiando che l'induttore non ha accumulato energia sotto forma di campo magnetico. Terzo problema è che i valori di picco della corrente non mi tornano per niente. Infatti, facendo i calcoli con la tensione di alimentazione di 12 volt, un induttore di 200 micro e una frequenza di switching di 150 kHz, quello che mi sarei aspettato di vedere è valori di picco della corrente massimi di 50 mA, mentre qui si stanno leggendo valori 10 volte superiori. Quindi è abbastanza evidente che c'è qualcosa in questo induttore che non sta funzionando per niente. Per avere un'idea di quanto sia diversa la curva che abbiamo visto rispetto a quella di un induttore ideale, andrò ad effettuare un test su questo induttore, che presenta un'induttanza di 100 microhenry. Ed ecco qui quello che si vede. Quindi la prima cosa che si nota è che non c'è più la discontinuità sulla corrente, quindi la forma d'onda è perfettamente una triangolare, come deve essere per un induttore in campo lineare. E poi si vede anche che il ripple varia fra più o meno 20 mV, che corrispondono a un valore di corrente di più 100 mA e meno 100 mA, che torna perfettamente con i conti in quanto quell'induttore è da 100 microhenry. E quindi, a maggior ragione, non si spiega perché prima si leggessero quegli elevati valori di corrente. Dai risultati che sono usciti fuori da questo test si vede come il ragionamento che è stato fatto in precedenza in realtà risulti sbagliato. Quindi, anche se un induttore lavora in CCM con un bassissimo ripple di corrente, non può essere fatto con un nucleo in ferro. Del resto, se fosse stato possibile realizzare degli induttori in questo modo, di certo se ne sarebbero trovati in giro sulle schede elettroniche e non si sarebbero sforzati tanto a farli con dei nuclei in ferrite. Però valeva la pena provare. Almeno adesso mi sono convinto che non è possibile realizzarli in questo modo. Inoltre, analizzando più attentamente le forme d'onda che sono state viste all'oscilloscopio e soprattutto in riferimento a quegli elevati picchi di corrente che si leggevano utilizzando questo induttore, credo che fossero dovuti alle elevate perdite di cui
si parlava prima, nello specifico delle perdite per eddy current. Infatti, una volta concluso il test, quando sono andato a togliere l'induttore per cambiarlo con l'altro, mi sono accorto che il pezzo di ferro era abbastanza caldo. Quindi quei picchi di corrente erano causati dal fatto che l'induttore stesse trasferendo energia, ovvero stava riscaldando il nucleo. Molto bene, quindi con questo esperimento è tutto. Alla prossima!